Eccoci qua ragazzi, buongiorno a tutti, buona domenica. Prima di addentrarci in questo nuovo video riguardante il nostro attaccante Victor Osimhen e la Nigeria, ne sono successe ancora una volta di tutti i colori. Richiamiamo, diciamo, il nostro DS man Antonio Conte e Oreali perché ragazzi, diciamo, mettete i paletti e fatevi sentire su questa situazione perché ne vale il futuro e il calciomercato poi del Napoli, così come ha detto anche Pedulla, ma ci arriviamo alle dichiarazioni di Pedulla e a ciò che è successo appunto per quanto riguarda la Nigeria e l'attaccante. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, andremo ad analizzare anche la situazione del mercato del Napoli in base a Osimhen in o Osimhen via. E ovviamente iscrivetevi al canale se volete, attivando la campanella delle notifiche. Entrate a far parte della nostra community perché non è solo la mia community. Ringrazio tutti gli iscritti ovviamente del canale e tutti i nuovi che si iscriveranno attivando la campanellina delle notifiche. Cosa è successo tra Osi e la Nigeria? Allora, ricostruiamo. Osimhen non era disponibile per le 2 partite di qualificazione alla Coppa del Mondo a causa di un infortunio di 4 settimane. Finiti ha detto che l'attaccante del Napoli avrebbe potuto ancora giocare queste partite. Il bomber azzurro si è così scagliato in diretta sul suo profilo Instagram contro il CT. L'avete vista, credo, la diretta o spezzoni della stessa diretta di Victor. Allora, se Giorgi Finiti, commissario tecnico della Nigeria, diciamo, ha detto che l'attaccante del Napoli avrebbe potuto ancora giocare queste partite, vuol dire che a livello cartaceo non gli è arrivato niente per quanto riguarda l'indisponibilità del calciatore. Osimhen dal suo canto dice: io ho fatto le risonanze, non potevo giocare, ho tutti gli screenshot, pubblicherò tutto sulle stories su Instagram. Detto questo, io non so se questa risonanza o questi esami sono stati fatti in Italia o sono stati gestiti direttamente, diciamo, dalla Nigeria e dallo staff medico della nazionale. Alzo le mani perché non so con certezza chi e come sono stati fatti questi esami, solo che io, andando a ricercare la cronologia infortuni, così come avete visto nel video precedente, ho fatto con Spinazzola, ma lo faccio con tutti i calciatori che fisicamente sono un tantino, diciamo, vulnerabili, non c'è questo infortunio riportato di 4 settimane. L'ultimo infortunio anche su Transfermarkt che riportano di Victor Osimhen è un infortunio di 5 giorni per un affaticamento muscolare. Però ovviamente non sto mettendo zizzania, può darsi che nell'aggiornamento comunque delle cronologie dei siti ci vuole un po' più di tempo, può darsi che sia veramente così. Dal punto di vista caratteriale, il calciatore non è assolutamente da 130 milioni. È lì che voglio arrivare, perché il calciomercato del Napoli perché non si sblocca? Non è che non si sblocca, almeno dal mio punto di vista, per la liquidità che non c'è, che il Napoli ha liquidità per poter acquistare, però ci sono 11 milioni di ingaggio, perché non sono 10. Pedulla ieri sul suo canale YouTube parlava di quasi 11 milioni di ingaggio, 100.000 euro più, 100.000 euro meno, quindi è un ingaggio importantissimo che squilibra poi il tutto. Ecco perché non puoi, credo, ufficializzare un Hermoso di turno, ma così come qualsiasi parametro zero che potrebbe firmare anche domani, al quale dovresti poi offrirgli un contratto intorno ai 4 milioni che sia, se hai ancora, diciamo, l'incognita di questo ingaggio di Osi sul groppone. Ecco perché molto probabilmente non si sta affondando ancora, e mi auguro che, come ho detto, sia Manna, sia Conte, sia Oreali e sia il Napoli in generale risolvano questa situazione quanto prima. Pedulla ha detto che non ci sono richieste dall'Europa a parte quella del Paris Saint-Germain. Osimhen vorrebbe andare in Premier e l'abbiamo sentito. Ci sono la Lali e la Hilal che potrebbero arrivare domani, posano i 130 milioni della clausola, diciamo, danno un contratto ricco al calciatore e se ne potrebbe andare tranquillamente, solo che Osimhen non vuole andare in Arabia, quindi ci sono tanti nodi assolutamente da sciogliere. Ecco perché il mercato non si sblocca se io faccio uscire un calciatore, diciamo, che prende 3 milioni. Gianni prende 3 milioni al Napoli, esce, entra Sempronio. Se io Osimhen in rosa, a Sempronio io non gli vado a dare i 3 milioni, gli faccio un contratto possibile, o prendo un calciatore che
accetti 1,5 milioni o 2, andando a risparmiare il primo milione, risparmiare il primo milione, che poi risparmiare non è nemmeno tanto scorretto dirlo in questa situazione. Vai a risparmiare 1 milione e così vai a fare con gli altri acquisti e diciamo gli scambi che porti in rosa per poter poi permetterti di controllare il monte ingaggi avendo comunque Osimhen non venduto e appunto nella squadra del Napoli. Le conseguenze che poi si vanno a creare noi le abbiamo sempre analizzate e lo sappiamo benissimo cosa succede. Succede che Osimhen guadagna 11 diciamo nella stagione che verrà, arriva Tizio Caio e Sembroni che prendono 2 milioni e dicono io 2, quello 11, però quello fa tutti i porci comodi suoi, io gioco e comunque rendo e prendo 2 milioni e si creano tutte queste situazioni che è vero che il Napoli potrà gestire diversamente avendo professionalità da vendere nell'organigramma societario di quest'anno, però non lo so fin quando diciamo la professionalità al top possa poi riuscire a placare determinate situazioni. 130 milioni restano tantissimi per il nostro bomber che dovrebbe partire, perché in 130 milioni prendi tutto il pacchetto caratteriale, tecnico-tattico e tutto ciò che ti può dare quando acquisti un attaccante. Ecco perché sono troppi. Mi auguro che il Napoli accetti anche offerte al di sotto dei 130 milioni e qualcuno che dice io la clausola non la voglio pagare, ti do 80 più la contropartita. Accettatela perché caratterialmente è difficile da gestire. Non sappiamo nemmeno come torna perché poi queste cose dal punto di vista poi della serenità del calciatore influiscono e non poco, l'abbiamo visto anche noi quest'anno, ricordate il TikTok, tutte le cose che sono successe e quindi è molto meglio in un anno dove hai ricostruito tutto l'iter societario, hai cambiato l'allenatore, ti sei messo o ti stai mettendo questa stagione disastrosa alle spalle, di cominciare con il piede giusto e questa situazione diciamo che non lascia sicuramente niente di buono per il futuro e poi non puoi assolutamente permetterti calciatori dove ti puoi spingere con gli ingaggi e quindi vai a ripiegare sicuramente su profili che Conte potrebbe accontentarsi ma storcere il naso e quindi di conseguenza anche l'equilibrio che possa essere solido molto o poco tra Manna, Conte, Oreali e la società vai anche ad intaccare quell'equilibrio che poi si rompe per un non nulla, ma non solo per quanto riguarda Conte e le società dove è allenato, ma in tutte le società dove si è progettato, diciamo, un mercato di un certo livello, andare poi a parare e mettere la pezza a colore è una cosa che non funzionerebbe e dobbiamo augurarci per forza, e dico per forza, che Osimhen accetti la rabbia alla fine, che accetti la rabbia e se ne vada, perché altrimenti ne vale la salute mentale ed economica del nostro Napoli. Fatemi sapere cosa ne pensate, questa cosa non ci voleva assolutamente, ma noi siamo abituati e non riusciamo assolutamente a cominciare un'annata calcistica senza grane, al di là di quella di Di Lorenzo che sappiamo benissimo e l'abbiamo analizzata in tantissimi video. Ci vediamo nel prossimo contenuto, sempre Forza Napoli, ciao!